Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati a tutti in questo obbligo di riscatto di mercoledì 6 giugno del 2025. Saluto Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, primo giorno vero e proprio oggi di Ardon Yajari, dopo averlo visto ieri, trattativa che si è andata a concludere, trattativa che ha portato il ragazzo a Milano. E che si è conclusa non appena Radio Rossonera è andata in ferie, come vi avevo detto. Qui posso dire che ho la paternità di questa conclusione. Va bene. Detto questo, Bea, lo andiamo subito a vedere all'arrivo ieri sera all'hotel di Milano che lo ha ospitato per la nottata, dopodiché lo vedremo anche alla clinica La Madonnina, finiremo di parlare di lui, più o meno, quasi, perché tra poco lo vedremo anche allenarsi nei prossimi giorni e poi iniziamo con il vero e proprio obbligo di riscatto, visto che comunque il mercato del Milan va avanti sia in entrata ma anche in uscita. Prima di tutto lo vediamo all'arrivo. Questo era l'hotel ieri sera, insomma, sì, dopo le 11. Un'operazione che alla fine, dai, è stato un viaggio lunghissimo, quasi di 2 mesi, perché insomma siamo arrivati veramente vicino ai 2 mesi, però dai, diciamo così, c'è il lieto fine in una storia che alla fine ha praticamente accontentato tutti. Cioè il Milan voleva il giocatore e se l'è preso, il giocatore voleva venire al Milan ed è venuto al Milan, il Bruges voleva quella cifra e praticamente ha avuto quella cifra, se non forse 1 o 2 milioni in meno. Sì, diciamo che era una situazione che se fosse finita diversamente avrebbe creato problemi a tutte le parti in causa, no? Al Bruges, perché comunque si sarebbe tenuto in casa un giocatore che aveva spinto per andare via, che non si era allenato, al ragazzo perché, come abbiamo detto anche in studio, si era spinto veramente tanto oltre, e al Milan perché si ritrovava il 5-6 di agosto a dover cambiare il suo piano A, perché alla fine Yashari è sempre stato il piano A di Glitare. Sì, assolutamente sì, questo è per quanto riguarda Yashari. Tra poco, anzi adesso dai, facciamo così, lo vediamo subito che quando è arrivato alla clinica La Madonnina, mentre state vedendo il video, praticamente sta facendo le visite mediche, lo vediamo subito e poi, come detto, passiamo al resto del mercato. Ciao, come stai? Ciao. Fammi un saluto, grazie, un saluto. Un saluto, Bea. Vabbè, magari era certo. Emozionato, anche ieri sera ho visto che... Però molto sorridente comunque, non ha fatto saluti. Però ma poi è uno svizzero di lingua tedesca, cioè un saluto credo che non lo capisca. Ma restiamo a noi. Come detto, si unirà al centrocampo del Milan, che a questo punto prende una conformazione abbastanza ben precisa, perché insomma iniziano a esserci... Io sono curiosa di capire infatti chi resterà fuori. Poi va bene, non è obbligo di riscatto la sede fuori in cui parlare. No, chi resterà fuori, non lui, chi? Cioè chi dei giocatori che abbiamo non sarà titolare inamovibile o comunque titolare. Beh, insomma, sono tanti adesso le alternative per Massimiliano Allegri, con ogni probabilità ne vedremo sempre 3 in campo, visto che comunque tra Ricci e Modric, Fofana e Loftus-Cheek, Yajari e vediamo chi sarà il sesto, tra Bondo e Musa, insomma le alternative per giocare a 3 in mezzo ci sono,
che sia 5, che sia 4 mascherato, che sia 3 puro con 3 davanti, insomma lo vedremo già dalle prime partite di questa stagione, che purtroppo per noi insomma figura solo di 38 giornate e una manciata di partite tra Coppa Italia e Supercoppa. Va bene, il centrocampo è praticamente sistemato, c'è da sfoltirlo in uscita, dobbiamo capire esattamente con chi, tra Bondo e Musa. Ieri sono uscite alcune voci riguardante il riacutizzarsi dell'interesse del Napoli per Yunus Musa. Bondo ha degli estimatori ma solo per prestito, in Italia la Cremonese non gli è garbata troppo, ma insomma ci sta. In questo momento storico della Cremonese, che è appena tornata in Serie A, e quindi insomma uno dei due probabilmente partirà, perché in 7 per 38 partite ovviamente non si può stare. Sì, no, non si può stare perché, come hai detto tu, purtroppo sono solo 38 partite e poco altro, e quindi bisognerà provare a piazzare questi giocatori. È chiaro che la situazione di Musa ci sembrava fatta, no? In quella settimana, non so se ti ricordi quella settimana in cui il Napoli aveva fatto l'affondo, sembrava un'operazione abbastanza vicina alla chiusura, anche veloce, devo dire. Poi però si è arenata e non ne abbiamo più sentito troppo parlare a livello concreto. Vediamo se magari il Milan andrà incontro al Napoli, perché comunque c'era una sorta di lontananza tra le richieste del Milan e l'offerta del Napoli. Vediamo, su Bondo, sai, è difficile perché comunque è un giocatore che è arrivato dal Monza, non l'abbiamo più visto, come non l'abbiamo più visto noi, non l'hanno più visto neanche gli eventuali compratori, quindi non è facile piazzare giocatori del genere. Magari un prestito, io credo che alla fine andrà via in prestito, cioè mi sembra l'opzione più realizzabile, poi magari ci sorprendono. Chiuderemo con Atecama, visto che ci sono delle novità soprattutto riguardanti il prezzo, ma chiudiamo prima di tutto il discorso difesa col centrale, perché ancora una volta ci sono voci in uscita importanti per Malick Thiaw, perché d'altronde è quello più richiesto, e quindi ha richieste dalla Premier League, il Newcastle, ha richieste ancora dalla Bundesliga, visto che oggi stesso è stato riportato anche qui riacutizzarsi dell'interesse per quanto riguarda il Bayer Leverkusen. La Bild ha riparlato di un Bayer Leverkusen che vorrebbe riprovare a tentare l'affondo per Malick Thiaw. Malick Thiaw è considerato Allegri il migliore, se non tra i migliori centrali che ha a disposizione. È ovvio, evidente però che insomma non lo pensa solo Allegri, cioè, nessuno è arrivato con 25-30 milioni né per Tomori, né per Pavlovic, né per Gabbia. Arrivano tutti per Malick Thiaw. Io 2 domande me le farei su questo fatto. Detto che insomma, se arriva un'offerta da 30 milioni, ovvio che ci devi pensare, comunque è una buona cifra. Però a me onestamente dispiacerebbe vedere un giocatore per il quale peraltro l'allenatore vede bene e che ha anche iniziato a cercare di costruire un po' il reparto, soprattutto nelle prime amichevoli, intorno a lui. Su di lui. Sì, è il discorso che facevamo negli scorsi giorni, cioè di fatto non abbiamo un centrale di difesa molto più forte degli altri. È Malick che ha preso un po' questo scettro in queste settimane con Massimiliano Allegri, però non ne hai due su cui davvero hai delle certezze. Cioè abbiamo una difesa in generale che sì, è buona, non è buonissima. Quindi privarmi anche di Malick Thiaw, non so, comunque manca poco all'inizio del campionato, perché mancano 17-18 giorni, mi pare. Quindi, cioè il punto è sempre questo: se dovessimo vendere Malick Thiaw, poi tu non sai il livello del giocatore che ti arriva al posto di Malick Thiaw, perché magari in tanti penseranno che il Milan potrebbe virare su Leoni, e si è tanto parlato in quest'estate di Leoni. Con quella cifra magari il Milan potrebbe riuscirci se il Newcastle offrisse, scusate, 30 milioni. Però è sempre un dubbio, cioè tu di fatto ti privi, se lo dovessero vendere a 2 settimane dall'inizio del campionato, del tuo difensore attualmente titolare per punto interrogativo. Cioè non manca tanto, più che altro quello.
Mancano 10 giorni all'inizio della stagione con la prima partita in Coppa Italia, poi come giustamente tu ne mancano 17 per l'inizio della Serie A. Ma guarda, io ti dico, credo che una cessione di questo livello per me si farà. Se non si riuscirà a fare per Yunus Musa, che è la speranza credo di tutti, o Yunus Musa più Ciukwueze più Okafor, insomma, mettendo insieme una buona parte di quelle che sono riuscite, perché al momento ancora grandi uscite dal punto di vista monetario dopo Teo non ce ne sono state. Per quanto riguarda questo bilancio parlo, perché c'è stata quella di Reinders, ma è stato caricato sul precedente per andarlo a sistemare e portarlo in verde. Questo bilancio qui parte senza i soldi della Champions League, con delle uscite per quanto riguarda il mercato importanti, e per ora sono entrati solo quelle di Teo. Quindi io mi aspetto che se non sarà un one shot tipo per Malik Thiaw da 30, magari si cercherà di limare per gli altri, però al momento grandi offerte non ne sono arrivate per questi giocatori. Speriamo nell'ultima parte di questo mercato, anche perché è vero. E chiudiamo, dobbiamo ancora prendere il terzino destro, che però abbiamo già ben individuato in Atekame dello Young Boys, che da oggi si rimette un po' sulla questione, visto che aveva da giocare la sua partita di campionato, e insomma non ci dovrebbero essere degli intoppi stratosferici, ecco. Questo no. Beh, Però vediamo. ma mi sembra un'operazione, come ho detto nei scorsi giorni, da un giocatore che non so se può fare il titolare al Milan, vediamo, solo il tempo che ce lo dirà. Cioè, io ho letto un po' anche i vostri commenti nel primo obbligo in cui ne abbiamo parlato. Ragazzi, Kalulu quando l'abbiamo preso non è venuto a fare il titolare, me lo ricordo, anzi te lo ricordi meglio tu, credo, perché eri andato alle visite mediche. Pier Kalulu all'epoca non lo presero per fare il titolare Io immediato. mi ricordo che feci proprio una domanda a qualcuno del Milan e mi disse: guarda, arriva, ma o fa un po' di spola tra primavera e prima squadra, oppure si aggrega direttamente alla prima squadra, ma lo vedremo comunque tra 6 mesi. Tant'è che Pier iniziò a giocare seriamente nella seconda parte di stagione, nella prima veramente lo abbiamo visto pochissime volte. Ecco, qui invece stiamo andando a prendere un titolare, a meno che ad Allegri piaccia così tanto Alex Jimenez basso a destra. Può essere? Però ancora non l'abbiamo visto. Non abbiamo visto un esatto. minuto basso a destra, perché quando l'ha fatto giocare nell'unica amichevole a disposizione che aveva, l'ha fatto giocare alto a sinistra. Quindi c'è lo stesso Alexis. Quando arriva un giocatore del genere, di fatto è difficile esprimersi sia in bene che in male, cioè non credo sia giusto non dire assolutamente che è un giocatore verde, come non credo sia giusto puntare il dito e dire non può stare al Milan. Però di fatto, ragazzi, per fare il titolare, dai, ci si poteva aspettare qualcosina in più. Questo sì, questo si può dire. Sì, credo. Questo si può dire assolutamente, come si può dire che invece ad esempio Ardon Yajari ha diciamo così, delle referenze di ben alto livello, ecco. Esatto. Basta vederlo un po' giocare e si capisce la differenza tra, anche se si passano non tantissimi anni uno con l'altro, ma si capisce che uno è un tipo di giocatore e l'altro è un altro. Ma al di là di questo, dovremo tra l'altro, e chiudiamo veramente, capire cosa sarà della questione liberali. Magari la approfondiamo domani, nell'obbligo di domani, perché c'è un mezzo intreccio molto particolare riguardante il Milan, Catanzaro, il Torino, Tare, non solo Tare, Forlani, e magari anche un tentativo in iper mega extremis di rinnovare, anche se onestamente il rinnovo è sempre stato poco considerato dalla parte giocatore per la mala gestione che se n'è fatto nella scorsa stagione. Quindi non so se Tare riesce nel miracolo, ma sarebbe veramente un triplo salto carpiato riuscire a farle firmare il rinnovo. Vediamo. Sì, è una situazione che continua a essere intricata da mesi e anche ora. Vediamo un po' come si evolverà, sicuramente ve lo racconteremo.
Ci ritroviamo direttamente domani con Obbligo di riscatto. Bea, grazie. Grazie a voi, a domani. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.